Ti è mai capitato di alzare il volume della TV, ma per gli altri è già troppo alto? Oppure di non sentire il campanello o il telefono, anche se è lì vicino? E magari pensare che sia solo stanchezza o una distrazione? E se non fosse così? Se anche solo una di queste situazioni ti suona familiare, o pensi che un tuo conoscente ne soffra, questo video è per te. La perdita di udito spesso arriva in modo graduale ed è proprio per questo che è facile non accorgersene. In questo video vedremo insieme i 5 segnali più comuni che indicano una possibile perdita di udito, segnali che molte persone vivono ogni giorno senza collegarli subito all'udito. Ti spiegherò perché succedono, cosa significano davvero e perché è importante non ignorarli. E alla fine del video troverai anche un link a un piccolo autotest per orientarti meglio sulla tua situazione. Segno 1. Il volume della TV e i suoni di casa. Il primo segnale riguarda un gesto quotidiano: alzare il volume. All'inizio succede senza pensarci, non perché vuoi sentire forte, ma perché vuoi capire meglio. Le voci sembrano meno nitide, soprattutto nei dialoghi. Alcune parole si confondono, alcune consonanti si perdono e il cervello prova a compensare aumentando il volume. Il problema è che il volume più alto non sempre risolve, perché il punto non è quanto senti forte, ma quanto senti chiaro. Lo stesso succede con i suoni di casa, il campanello, un timer, una voce che arriva da un'altra stanza. Sono suoni brevi, spesso acuti, e sono tra i primi a diventare meno evidenti quando l'udito inizia a cambiare. Molte persone pensano che sia solo distrazione o stanchezza, ma quando questi episodi diventano frequenti, non è più solo un caso. Segno 2. Telefono, suonerie e chiamate perse. Il secondo segnale riguarda qualcosa che usiamo continuamente: il telefono. Se ti è capitato di perdere chiamate anche con il volume alto, il motivo potrebbe non essere il telefono. Molte suonerie sono basate su frequenze acute e sono proprio quelle che diventano più difficili da percepire nelle fasi iniziali di una perdita uditiva. Così succede una cosa particolare: inizi a controllare il telefono più spesso, a tenerlo vicino, a temere di non sentire una chiamata importante. Senza accorgertene, il tuo comportamento cambia per compensare qualcosa che l'udito non sta più facendo come prima. Segno 3. Chiedere di ripetere anche se ascolti. Il terzo segnale è molto comune e spesso sottovalutato: chiedere di ripetere. Non perché sei distratto, non perché non ascolti, ma perché alcune parti del discorso arrivano meno chiare. In particolare, alcune consonanti fondamentali per capire le parole diventano meno definite. Tu senti la voce, ma fai fatica a distinguere il significato. Questo costringe il cervello a uno sforzo continuo: ricostruire, intuire, colmare i vuoti. A lungo andare questo sforzo diventa stancante e spesso chi lo vive pensa che il problema sia la concentrazione. In realtà, il problema è che l'udito non fornisce più tutte le informazioni di cui il cervello ha bisogno. A questo punto, magari, ti stai riconoscendo in alcune di queste situazioni e spesso succede una cosa molto comune: si rimanda. Molte persone rimandano un controllo non perché non sia importante, ma perché non sanno davvero come funziona un esame audiometrico. Non sanno cosa succede, quanto dura, se è fastidioso o se serve solo quando si sente poco. In realtà è un esame semplice, tranquillo, e serve proprio a capire cosa sta succedendo, anche nelle fasi iniziali. Se ti va, lascia un like, iscriviti al canale e scrivi nei commenti se ti piacerebbe vedere un approfondimento su come funziona un esame audiometrico e sui diversi tipi di ipoacusia, spiegati in modo semplice. Leggo sempre con curiosità gli spunti che arrivano. Segno 4. Il rumore di fondo diventa un ostacolo. Andiamo avanti, perché il prossimo segnale è uno dei più comuni. Nei luoghi rumorosi, ristoranti, bar, ambienti affollati, l'udito deve fare una cosa molto complessa: separare la voce che ti interessa da tutti gli altri suoni. Quando l'udito funziona bene, questo processo è automatico. Quando invece inizia a esserci una perdita, il rumore di fondo prende il sopravvento. Il risultato è che senti tutto insieme: voci, piatti, musica, ma fai fatica a seguire una conversazione. Spesso si capisce solo a metà e il cervello, ancora una volta, deve lavorare di più. Molte persone descrivono una forte stanchezza mentale dopo situazioni di questo tipo ed è proprio qui che qualcuno inizia, senza accorgersene, a evitare certi contesti.
Segno 5. Voci acute e ritiro graduale. Il quinto segnale è più sottile ma molto importante. La difficoltà a capire le voci più acute, come quelle di donne e bambini. Questo accade perché la perdita uditiva inizia molto spesso proprio dalle frequenze alte. Se non viene riconosciuta, può portare a un cambiamento graduale nel modo di stare con gli altri, non per scelta, ma per fatica. E il rischio più grande non è la perdita di udito in sé, ma quello che può trascinare con sé nel tempo. C'è infatti un aspetto dell'udito di cui si parla ancora troppo poco. L'udito non serve solo a sentire i suoni, serve a stare con gli altri. Quando una persona fa fatica a seguire i discorsi, a capire le conversazioni, soprattutto in gruppo, succede qualcosa di molto umano. Si inizia a parlare meno, a intervenire meno, a evitare situazioni in cui si teme di non capire o di sentirsi fuori posto. Non perché non si abbia voglia di stare con gli altri, ma perché ascoltare è diventato faticoso. E questo, col tempo, può portare a un isolamento silenzioso, spesso non voluto e non sempre riconosciuto. Per questo prendersi cura dell'udito non è solo una questione di salute, ma di qualità della vita, di relazioni, di presenza. Grazie per essere arrivato alla fine di questo video. Se ti sei riconosciuto in uno o più segnali, in descrizione trovi un link per un piccolo autotest. È semplice e veloce e serve solo per orientarti. Non sostituisce un controllo specialistico, ma può aiutarti a capire se è il caso di approfondire. Se il video ti è stato utile, puoi lasciare un like e se pensi possa aiutare qualcuno, condividilo, perché riconoscere un segnale in tempo può fare davvero la differenza sulla qualità della vita. Se vuoi continuare a vedere video sul benessere a 360 gradi, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.